Primo episodio di una nuova serie per il canale Professionista Viaggiatore. In questa miniserie voglio proporvi un itinerario per le vostre prossime vacanze. Un viaggio spettacolare, on the road, con la vostra auto. Niente mete esotiche o paesi lontani. Può essere fatto in 15 giorni, ma se non avete 15 giorni potreste anche concentrarlo in una settimana, magari saltando qualche tappa. Il titolo dell'itinerario? Eccolo! In auto fino a Barcellona? Ma ci sono le low cost! Penserete che sia diventato pazzo, e invece vi sto proponendo un itinerario che difficilmente dimenticherete. E siccome ritengo che il tragitto sia parte integrante del viaggio, meglio goderselo con calma. Questo probabilmente è anche l'anno giusto per un giro in auto in Europa. Per le mete oltreoceano probabilmente ci sarà da aspettare ancora un po'. Partite presto! Per arrivare in Francia attraverserete la Liguria lungo la A10 e già qui ci sono diversi luoghi molto interessanti, primi fra tutti naturalmente Genova con i suoi vicoli e con il suo acquario. Ma in realtà varrebbe la pena fermarsi almeno per un weekend, piuttosto che dedicare una breve sosta lungo questo itinerario. Ma più avanti, appena oltre il confine, quando i cartelli perdono l'immediatezza del loro significato, perché sono scritti in francese, inizia una delle coste più famose al mondo. La Costa Azzurra è stata filmata, fotografata, dipinta, citata in canzoni e poesie. Già solo percorrendo l'autostrada si gode di una vista mozzafiato sull'immensità del mar Mediterraneo. E qui dovrete fare una cosa. Vi consiglio vivamente di chiudere la vostra app preferita per ascoltare musica, quella che decide per voi cosa dovete ascoltare. Accendete la buona vecchia radio e cercate una stazione francese che sia di vostro gusto. Questo serve per immergersi ancora di più nel paese che state visitando. Ascoltare quello che ascoltano i francesi. E credetemi, scoprirete dei brani che difficilmente avreste ascoltato altrimenti. Se siete partiti presto, potete fermarvi per pranzo sul lungomare di Nizza o di Cannes o di Saint-Tropez, ma non prima di aver fatto un'altra cosa. Poco prima di Nizza, infatti, c'è un luogo dove si respira l'aria di un'altra epoca. Mettete la freccia e uscite per entrare nel Principato di Monaco. Se volete farvi una giocata al casino, mi raccomando, ricordatevi di portarvi dietro la giacca e la cravatta. Questo credo sia uno degli ultimi posti dove è ancora richiesta l'etichetta. Ma non è il casino la ragione della nostra visita, ma è di percorrere con la vostra auto un breve tratto di uno dei circuiti cittadini più emblematici della Formula 1, quello di Monte Carlo. Per chiarezza, Monte Carlo è un quartiere del Principato di Monaco. Potrete guidare sotto il famoso tunnel, lungo la marina, girare sulla Rascasse e attraversare il traguardo. Con il traffico che c'è di solito, più che ai 300 all'ora, lo attraverserete ai 30. Ma volete mettere l'emozione? La prima tappa vera e propria di questo itinerario sarà Aix-en-Provence, una città bellissima, che riporta al romanticismo bohemien della Francia che abbiamo visto al cinema. È la città di Cézanne, il pittore. Il percorso che segue le sue orme è la visita più classica. Quando mi sono fermato in questa città qualche anno fa, ho comprato una tisana ispirata ai colori dei quadri di Cézanne. Avrete qui la possibilità di gustare un'autentica cucina francese. E qui vi chiedo di fare un piccolo sforzo. Quando uscite dal bel paese, non cedete alle lusinghe degli spaghetti alla bolognese. Quella è roba per americani. Voi ne restereste sicuramente delusi. E non ripiegate per favore sui fast food. Avvicinatevi alla cucina francese invece iniziando con piatti semplici. Fatevi magari consigliare dai camerieri. Qui la cucina mediterranea molto vicina a quella italiana e a quella spagnola. Uno dei piatti più emblematici di Aix-en-Provence è la bouillabaisse, la zuppa di pesce, che è diversa ogni giorno in base a quello che è stato pescato la mattina stessa. E poi c'è la ratatouille, quella che i topolini servono nell'omonimo film della Disney. Anche se non parlate francese, fatevi aiutare dal traduttore nel vostro cellulare. O magari prima di partire imparate qualche frase. I francesi sono persone molto cordiali, magari non simpatiche come ce lo aspetteremmo o come noi intendiamo, ma il rispetto, credetemi, avvicina i popoli. La cucina francese vi colpirà con abbinamenti strani e insoliti.
Se avete scelto di visitare la Provenza, sicuramente state pensando alla foto ai campi di lavanda. Quel viola brillante e quell'odore intenso di pulito. Ma per vedere i campi di lavanda dovrete abbandonare la via principale per un'escursione della durata di circa una giornata. Dovete prendere la strada per Manosque e poi uscire e prendere in direzione di Valensole. Ecco, intorno a questa cittadina ci sono, a perdita d'occhio, campi di lavanda. Ma attenzione, anche se la fioritura è fra giugno ed agosto, se ci arrivate verso agosto, il viola che vi aspettate sarà decisamente deludente. Fate le foto, proseguite più avanti e raggiungete Moustiers-Saint-Marie. È un piccolo paese arroccato sul fianco di una montagna rocciosa. Siete nel parco naturale delle Gorges du Verdon. Godrete di panorami mozzafiato ed d'estate, nel lago in fondo alle gole, si possono fare diversi sport acquatici, fra i quali anche escursioni in canoa. Ma se andiamo avanti così, ci vuole un mese per arrivare a Barcellona. Tornate quindi verso Aix-en-Provence e dirigetevi verso Arles, che sarà la prima città della Provenza che visiterete. A poca distanza da Aix-en-Provence c'è anche Marsiglia, ma richiederebbe maggiore attenzione. Andarci solo per un caffè, anche se data la lunghezza del caffè e la temperatura a cui viene servita, vorrebbe dire starci un pomeriggio, è sempre troppo poco per una città come quella. Ci tornerete in un'altra occasione. Prima di arrivare a Arles faremo sì una sosta, ma nella piccola cittadina del Salon de Provence. Perché? Perché prenderemo un caffè e visiteremo la tomba di niente poco di meno che Nostradamus. Colui che nei suoi scritti ha predetto il suo futuro, ovvero il nostro presente. Si dice anche che in città, probabilmente, ci potrebbero essere ancora dei suoi scritti che potrebbero rivelare ancora qualcosa del futuro, ma nessuno è ancora riuscito a trovarli. Bene, per questo primo episodio ci fermiamo qui, appena fuori Aix-en-Provence e sulla strada per Arles. La prossima settimana proseguiremo questo lungo viaggio fino a Barcellona.